Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per un video che so che vi interesserà tantissimo. Come avrete intuito dal titolo, oggi andremo ad analizzare una situazione che ha fatto parecchio scalpore nel mondo del gossip turco e non solo. Il presunto conflitto tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Sì, avete capito bene. Sembra che dietro le quinte di quella che sembrava essere un'amicizia e una collaborazione perfetta, si celassero delle tensioni. Cercheremo di capire insieme cosa è successo realmente, quali sono state le presunte critiche che Burak avrebbe rivolto a Neslihan e come questa situazione ha influenzato le loro carriere e la percezione pubblica. Insomma, preparatevi perché andremo a sviscerare questa faccenda nei minimi dettagli. Prima di iniziare, però, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. È il modo migliore per supportarmi e per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che pubblico. Attivate anche la campanella per non perdere nessuna notifica. E se il video vi piacerà, lasciate un bel mi piace e condividetelo con i vostri amici appassionati di serie turche. Ok, bando alle ciance. Entriamo nel vivo dell'argomento. Allora, partiamo dal principio. Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Due nomi che risuonano forti nell'industria dell'intrattenimento turca. Entrambi sono attori di talento, con una fanbase enorme e una carriera costellata di successi. Hanno recitato insieme nella famosissima serie Kara Sevda, un vero e proprio fenomeno televisivo che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. La loro chimica sullo schermo era palpabile, tanto da far sognare i fan e far nascere la speranza di una relazione anche nella vita reale. Quella chimica, alimentata da sguardi intensi e dialoghi carichi di emotività, è stata una calamita per il pubblico. La gente se sentía atraída por el romance prohibido entre Kemal Kılıçdaroğlu. La maestría con la que Burak y Neslihan interpretaban sus papeles contribuyó enormemente all'esito della serie. Tuttavia, la realtà sembra essere stata ben diversa. Negli anni successivi alla fine di Kara Sevda, sono iniziate a circolare voci sempre più insistenti riguardo a un presunto conflitto tra i due attori. Si parlava di incomprensioni, di gelosie professionali e, soprattutto, di critiche che Burak avrebbe mosso nei confronti di Neslihan. El mundo del espectáculo es un caldo de cultivo para los rumores y las especulaciones, la fama de Burak y Neslihan los convirtió en objetivos fáciles. Las revistas de cotilleo y los portales de noticias online se alimentaban de cualquier detalle, por pequeño que fuera, que pudiera suggerir una enemistad entre los dos actores. Ma cosa avrebbe criticato esattamente Burak? Qui entriamo nel campo delle speculazioni, perché ovviamente non ci sono dichiarazioni ufficiali e confermate al 100%. Tuttavia, le indiscrezioni più ricorrenti riguardano il comportamento di Neslihan sul set e fuori dal set. Alcune fonti sostengono che Burak non apprezzasse particolarmente l'atteggiamento da diva di Neslihan, ritenendolo eccessivo e poco professionale. Altre voci, invece, parlano di gelosie da parte di Burak nei confronti del crescente successo di Neslihan, che sembrava oscurare in alcuni momenti la sua figura. Imagine la presión que deben sentir estos actores, constantemente observados y juzgados por el público y la prensa. La exigencia de mantener una imagen impecable, de cumplir con las expectativas de los fans y de lidiar con la competencia feroz en la industria dell'intrattenimento. Un altro aspetto che avrebbe contribuito ad alimentare il conflitto sarebbe stato, secondo alcune fonti, il rapporto tra Neslihan e suo marito, Kadir Dulu. Sembra che Burak non avesse un'opinione particolarmente positiva di Kadir e che non approvasse il modo in cui Neslihan gestiva la sua vita privata e professionale. Este tipo de entrometimiento en la vida personal de los famosos es lamentablemente común. Los medios de comunicación a menudo cruzan la línea entre la información y la invasión de la privacidad, publicando detalles íntimos y fomentando la especulación sobre las relaciones personales de las celebridades. Ovviamente, è importante sottolineare che si tratta di voci di corridoio, di pettegolezzi riportati dai media turchi e spesso amplificati dal gossip. Non ci sono prove concrete e inconfutabili di queste critiche. Sia Burak che Neslihan hanno sempre mantenuto un profilo basso sulla questione, evitando di rilasciare dichiarazioni dirette che potessero confermare o smentire queste indiscrezioni. Su silencio, comprensible dado el clima mediático hostil, no hizo más que alimentar las especulaciones.
La ausencia de una negación oficial se interpretó como una confirmación tácita de los rumores, perpetuando así il ciclo de cotilleos y inconjituras. Ma allora, perché si parla così tanto di questo presunto conflitto? Probabilmente perché la coppia Burak-Nesl. Ian era molto amata dal pubblico e l'idea che potesse esserci un'antipatia tra i due ha deluso molti fan. Inoltre, il mondo del gossip è sempre alla ricerca di scandali e di storie succose, e questa vicenda si presta perfettamente a questo tipo di narrazione. Los fans, que habían invertido tanto emocionalmente en la pareja ficticia de Cara Sevda, se sintieron traicionados al descubrir que la realidad detrás de las cámaras podía ser muy diferente. La decepción fue palpable en las redes sociales, donde los seguidores expresaban su tristeza y frustración por la supuesta enemistad entre sus ídolos. E come ha reagito Neslihan a queste presunte critiche? Anche in questo caso, la risposta è incerta. L'attrice ha sempre cercato di mantenere un atteggiamento professionale e distaccato, evitando di alimentare la polemica. In alcune interviste, ha elogiato il talento di Burak e la sua professionalità, ma senza mai affrontare direttamente la questione del presunto conflitto. Su estrategia de mantener la calma y la compostura, de no dejarse arrastrar por el torbellino mediático, demostró una gran madurez y profesionalidad. A pesar de la presión constante, Neslihan se mantuvo fiel a su estilo, evitando caer en provocaciones y incentrándose en su trabajo. Tuttavia, alcuni osservatori hanno notato un certo cambiamento nell'atteggiamento di Neslihan nei confronti di Burak negli anni successivi alla fine di Cara Sevda. Si dice che i due attori abbiano evitato di incontrarsi in pubblico e che abbiano smesso di seguirsi sui social media, un segnale che, nel mondo dello spettacolo, viene spesso interpretato come un segno di rottura. En la era de las redes sociales, donde cada like, comentario y un follow es analizado minuciosamente, dejar de seguir a alguien en Instagram puede ser interpretado como una declaración de guerra. La decisión de Burak y Neslihan de distanciarse en las redes sociales no pasó desapercibida para sus fans, quienes lo interpretaron como una prueba más de su enemistad. Indipendentemente dalla verità dietro queste voci, è innegabile che il presunto conflitto tra Burak Oshivit e Neslihan Atagul abbia avuto un impatto sulla loro immagine pubblica. Molti fan si sono schierati da una parte o dall'altra, alimentando ulteriormente la polemica e creando un clima di tensione intorno ai due attori. La polarizazione entre los fans se intensificó a medida que los rumores se propagaban. Algunos defendían a Burak, argumentando que Neslihan se había dejado levar por la fama y se había vuelto arrogante. Otros, en cambio, apoyaban a Neslihan, accusando a Burak de ser un envidioso que no podía soportar el éxito de su compañera. Alcuni hanno criticato Burak per il suo presunto atteggiamento arrogante e geloso, mentre altri hanno accusato Neslihan di essere una diva capricciosa e poco professionale. In realtà, è molto difficile stabilire chi abbia ragione e chi abbia torto in questa vicenda, perché si tratta di dinamiche complesse e personali che sfuggono al nostro controllo. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentra en un punto intermedio. Es posible que haya habido tensiones y un desacuerdos entre Burak y Neslihan, pero es poco probable que la situación haya sido tan dramática como la pintan los medios de comunicación. Quello che è certo è che sia Burak che Neslihan hanno continuato a lavorare con successo nel mondo dello spettacolo, dimostrando di essere due professionisti di talento. Burak ha interpretato ruoli importanti in serie come Dirilis, Ertuğrul e Kurulus, Osman, mentre Neslihan ha recitato in Sefirin KZ e in altri progetti di successo. Su capacidad para seguir adelante y concentrarse en sus carreras a pesar de la controversia es un testimonio de su dedicación y un profesionalismo. Ambos actores han demostrado que no están dispuestos a dejar que los rumores y las especulaciones definan sus carreras. Nonostante le voci di conflitto, entrambi gli attori hanno dimostrato di saper separare la vita privata dalla vita professionale e di continuare a eccellere nel loro lavoro. Questo è un aspetto molto importante da sottolineare, perché spesso il gossip e le polemiche tendono a oscurare il talento e la dedizione degli artisti. Es fácil dejarse levar por el drama y el sensacionalismo, pero es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona real, con sentimientos y emociones. Juzgar a alguien basándose únicamente en rumores y especulaciones es injusto y perjudicial.
In definitiva, la storia del presunto conflitto tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul rimane avvolta nel mistero. Non possiamo sapere con certezza cosa sia successo realmente tra i due attori, ma possiamo imparare molto da questa vicenda. Ci insegna a non credere a tutto quello che leggiamo sui giornali e sui social media, a non giudicare le persone senza conoscere la verità e a rispettare la privacy degli altri. La capacidad de discernir entre la verdad y la ficción, de cuestionar la información que recibe. Hemos opción de formar nuestras propias opiniones es fundamental en la sociedad actual. No debemos permitir que los medios de comunicación manipulen nuestras emociones y nos enfrenten unos a otros. Ci ricorda anche che il mondo dello spettacolo è spesso spietato e che le relazioni tra le persone possono essere complicate e imprevedibili. E soprattutto, ci insegna a concentrarci sul talento e sul lavoro degli artisti, piuttosto che sui pettegolezzi e sulle polemiche. En lugar de centrarnos en los rumores y las especulaciones, deberíamos celebrar el talento y la creatividad de Burak y Neslihan. Ambos actores han contribuido significativamente a la industria del entretenimiento turca y han conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Su trabajo merece ser reconocido y apreciado, independientemente de lo que haya sucedido entre ellos en privado. E, al final, importa realmente si hubo un conflicto entre Burak y Neslihan? ¿Acaso su enemistad, si es que existió, afecta la calidad de su trabajo o la alegría que brindan a sus fans? Probablemente no. Lo que realmente importa es que ambos actores sigan adelante, perseguendo sus sueños y compartiendo su talento con il mondo. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessante l'analisi di questa vicenda. Ricapitolando brevemente, abbiamo visto come il presunto conflitto tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul abbia alimentato il gossip e la curiosità dei fan, ma che la verità dietro questa storia rimane in gran parte sconosciuta. Abbiamo anche sottolineato l'importanza di non credere a tutto quello che leggiamo e di rispettare la privacy degli artisti. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia offerto una prospettiva interessante su questa vicenda. Adesso tocca a voi. Vi invito a lasciare un commento qui sotto per dirmi cosa ne pensate di questa storia. Credete che ci sia davvero stato un conflitto tra Burak e Neslihan? Qual è la vostra opinione sui gossip e sulle polemiche nel mondo dello spettacolo? Sono curiosa di leggere i vostri pensieri. E ovviamente, non dimenticate di lasciare un bel mi piace al video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici appassionati di serie turche e, soprattutto, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate anche la campanella per non perdere nessuna notifica sui prossimi video. Un abbraccio virtuale a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!